Eccolo qui, finalmente uscito sul mercato il 15 aprile. Con leggero ritardo, doveva uscire il 31 marzo, e senza classico eventi streaming. Tutto questo dovuto, ahimè, all'epidemia di coronavirus. Ma non parliamo di questo, parliamo innanzitutto della scelta di Apple nel tirare fuori questo dispositivo. L'azienda ha ben pensato di progettare un telefonino che fosse disponibile per un determinato target, intendo quello che non vuole spendere tanto e al tempo stesso desidera un prodotto Apple. Oltre agli utenti standard, mi riferisco anche alle aziende, come ha ben detto Galeazzi, le società non vanno a spendere 800-1000 euro per un iPhone e perciò questo SE è perfetto perché innanzitutto è molto competitivo nel prezzo e poi rientra nella fascia medio-alta. È inoltre pensato per chi non si trova bene con le gesture o anche per chi desidera un cellulare compatto, perfetto per entrare in tasca. Insomma, Apple secondo me ci ha visto veramente bene. Già il giorno dopo il preordine è andata a ruba, addirittura le consegne ritarderanno fino ad un mese, perciò fino a fine maggio, però prima di tirar fuori conclusioni affrettate, perché a buon diritto ci sono aspetti negativi, andiamo a vederlo nel dettaglio. Parliamo un attimo del nome, giusto per arricchire la curiosità. Allora, si era pensato a S2, detto così per intendere una seconda versione dell'SE uscita a marzo 2016. Poi iPhone 9, visto che come numerazione mancava, c'era l'8 e poi si andava direttamente all'X, e questo fatto anche dovuto alle caratteristiche. Poi alcuni, penso però pochi, pensavano al semplice nome iPhone. Alla fine è scappato fuori SE 2020, già lo aveva fatto intuire Apple una settimanetta prima del lancio attraverso l'inserzione di una pellicola protettiva, se non erro. E c'è da dire anche che è la prima volta che Apple ripete un nome, 2020, mettetelo fra parentesi, ecco. Cosa avrei scelto io? iPhone 9. Così si colma anche il vuoto di Windows, visto che dall'8.1 siamo andati al 10. Lasciamo stare, ho detto una cavolata. Facciamo un unboxing veloce, penso che sappiate cosa si cela dietro una scatola Apple. Ho acquistato la variante Product Red, per chi non lo sapesse, prendendo questo colore aiuterete Apple nella battaglia contro le malattie gravi come l'HIV ed in questo momento contro il Covid-19, quindi farete del bene, mettiamola così. Scatola come al solito ben curata, in sovrimpressione abbiamo il dispositivo, già abbiamo un'anteprima dello sfondo ufficiale, apriamo ed ecco l'alloggiamento della manualistica. Abbiamo classiche istruzioni per gli utenti meno esperti, disponibili anche in varie lingue. Abbiamo la chiavetta per aprire lo slot della nano SIM, le solite avvertenze e poi i due adesivi della mela morsicata. Io aspetto ancora quelli rossi, visto che ho acquistato il Product Red, però ahimè ancora Apple non si è decisa a farli di questo colore. Allora, rito dello spellicolamento. Aspettate, proprio come lo spot Apple. Poi troviamo carica batteria da 1 ampere, purtroppo Apple distribuisce ancora questi tipi di caricatori. Quando si deciderà a potenziarli non lo so, ma comunque è abbastanza relativo perché alla fine SE ha una batteria pari a 1821 mAh, perciò è un qualcosa appunto di abbastanza relativo. Poi abbiamo le AirPods a filo naturalmente, con entrata Lightning e poi cavo di ricarica e trasferimento Lightning USB tipo A. E per questo abbiamo finito.
Allora, come vedete io l'ho già configurato del tutto, ho fatto il setup iniziale, non ve lo mostro chiaramente perché sennò questo video va a durare all'infinito. Parliamo delle dimensioni, abbiamo come altezza 138,4 mm, di larghezza invece abbiamo 67,3 e di spessore 7,3. 148 grammi è un po' pesantello direi rispetto ad altri iPhone, ma comunque non pesante come l'XR o l'11 o l'11 Pro Max per intenderci. Allora, apriamo il listone delle caratteristiche hardware così non ci si pensa più. Abbiamo l'architettura a 64 bit naturalmente con la 13 Bionic a 7 nanometri, cioè l'ultimo processore Apple. Hexa-core con due processori, 2,65 GHz dual core e 1,8 GHz quad core, 3 GB sono pienamente sufficienti visto che parliamo di iOS. Tagli di memoria da 64 GB come questo, poi 128 ed infine 256, ovviamente non ha espandibilità. Io ho scelto la configurazione di base, ovvero la 64 GB, perché di memoria fisica non me ne faccio più di tanto, utilizzo soprattutto servizi cloud, perciò non è fondamentale se utilizzate appunto dei servizi online per la memorizzazione dei file. Andiamo avanti, schermo un LCD IPS da 4,7 pollici, proporzione pari a 65,4% in confronto coi bordi per intenderci, risoluzione 750 x 1334 pixel, 326 ppi, 625 nit e è antigraffio ed è ottimizzato per quando viene riflesso alla luce, ovvero la tecnologia True Tone. Poi abbiamo chiaramente una nano SIM, questa volta anche una virtuale da utilizzare con un operatore, per esempio faccio il caso di Vodafone. Novità importante il Wi-Fi 6, fra l'altro oggi è stata certificata la versione 6E, quindi anziché utilizzare 5 GHz del suo predecessore avrete ora 7 GHz, anche se in alcune schede tecniche non capisco ma viene specificato il 5 GHz. Ovviamente 4G, il 5G arriverà dall'iPhone 12, fotocamera principale da 12 megapixel, vi assicuro che è la cosa che mi ha suscitato più interesse, è quella praticamente installata sull'XR per intenderci. Ora abbiamo una risoluzione di 4000 x 3000 pixel, registrazione in 4K, quindi 3840 x 2160 pixel. Novità, il supporto ai 60 frame per secondo, cosa inaspettata su un dispositivo del genere. Diaframma 1.8, ovviamente flash dual LED, quella anteriore invece da 7,1 megapixel con risoluzione 3072 x 2304 pixel, registrazione in Full HD con diaframma 2.2. Per finire, Bluetooth 5, NFC, ricarica veloce e wireless, ancora porta Lightning, ma fermiamoci un attimo qui. Avete capito perché Apple non vuole adottare la USB tipo C? È semplice, a nessuno è venuto in mente purtroppo, ma i piani dell'azienda tendono ad eliminare le porte esterne, come abbiamo visto da vari rumors. Probabilmente dal 2021 appunto ci sarà questa rimozione delle porte in maniera tale da garantire maggiore sicurezza e ridurre insomma i problemi tecnici, per esempio quelli dovuti all'acqua. Ora passiamo ad altro. Allora, riguardo il software non c'è tanto da dire perché troviamo l'aggiornamento 13.4 disponibile al pubblico dal 24 marzo scorso. Gli aggiornamenti sono garantiti per 4-5 anni a partire da ora, perciò probabilmente l'ultimo aggiornamento per questo dispositivo sarà iOS 17 o 18. Se lo acquisterete come nuovo, vi ricordo di usufruire dell'offerta di Apple TV Plus. Ricordo che avrete un anno gratuito del servizio streaming e per attivarlo vi basta aprire l'app TV. Infatti vi apparirà una notifica, in questo caso però magari poi vedremo questa cosa nel dettaglio in un video successivo. Non ci sono altre cose poi da dire riguardo il software perché sennò poi si andrebbe a recensire iOS.
Perciò passiamo ora a 3 test che ho fatto. Allora, uno riguarda una registrazione vocale per testare un po' i microfoni interni. Dovrebbero essere professionali da quanto ho capito, come i prossimi iPhone naturalmente che usciranno ad ottobre. Ho fatto un test naturalmente in ambito fotografico utilizzando l'app di sistema. Ho fatto diversi scatti e poi diversi video con massima risoluzione, quindi parliamo del 4K addirittura con 60 frame al secondo, come ho detto in precedenza. Quindi vi lascio a questi test. Prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. E ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio e questa è una prova di registrazione tramite l'app registrazione vocale di iOS con iPhone SE 2020. Dette tutte queste cose, concludo col dirvi le mie impressioni riguardo questo melafonino. Io sinceramente lo aspettavo da tanto, ma non per l'hardware che è già conosciuto, non è di sicuro una novità, un nuovo livello ingegneristico non c'è stato, piuttosto per mandare in pensione il datato 6S, che premetto funziona sempre bene, però è tempo di sostituire perché questo ricordiamoci che è uscito a settembre 2014 e probabilmente iOS 13 è l'ultimo OS che supporterà. Io ho scelto questo iPhone anche perché ha il tasto fisico. Non mi sono mai piaciute le gesture. Già quando Windows Phone aveva messo la barra dei pulsanti virtuale ho iniziato a detestare questa modalità, ma premetto sono gusti naturalmente. Infine il prezzo è veramente formidabile se lo confrontiamo con quello che c'è dentro, basta dire che è montato l'ultimo processore Apple, la 13, e si parte da 499 euro, che veramente è una cifra competitiva per il mercato. Ecco appunto, specifichiamo i prezzi: 64 GB, quindi la base 499 euro appunto, poi 549 per il 128 GB e 669 per il 256 GB. A mio avvertimento direi che i più convenienti sono il primo e il secondo. Bene, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se eventualmente lo acquisterete. Vi ricordo che in descrizione c'è il link a Amazon se siete interessati, ed io in questa recensione ho detto tutto, anche troppo. Ci vediamo ad un prossimo video.